Ma voi lo sapete qual è la principale fonte di guadagno dei club calcistici, o almeno una delle principali? No, non sono i biglietti o il ticketing, non è nemmeno il merchandising, quindi la vendita dei prodotti ufficiali delle squadre, quindi le magliette, i gadget, eccetera, ma sono proprio i diritti TV o i cosiddetti diritti audiovisivi. Adesso vedremo come funziona questo meccanismo davvero, come vengono ripartiti questi ricavi tra chi guadagna di più, tra la Serie A, la Liga, la Premier League, che possiamo considerare le top 3 leghe al momento, anche se chiaramente la Germania è giusto lì dietro, e come ancora soprattutto l'Italia può fare fatica anche in questo settore, quindi lo vedremo insieme. Ma ben ritrovati qui sul canale, io sono sempre Sergio Blandi, manager sportivo professionista. Sono molto contento di essere qui con voi, soprattutto per discutere di questo argomento che è uno dei pilastri secondo me dello sport business, ed è anche un argomento a me molto caro. Non so se avete visto la copertina che ho utilizzato, che è molto forte, tra l'altro stata realizzata dal mio amico Rodolfo ai tempi quando mi sono laureato alla laurea triennale, quindi va bene così, spero vi sia piaciuta. Ma approfittiamo per l'appunto di questa pausa delle nazionali per parlarne, e farò poi anche il commento chiaramente per quanto riguarda la partita delle nazionali, perché l'Italia si tifa sempre e comunque, quindi mi raccomando. Ma intanto entriamo nel merito di questo argomento, che è un po' la continuazione, non un po', è soprattutto la continuazione di un video che avevo già fatto, sempre per quanto riguarda lo sport business, sulla competitività del calcio italiano. Quindi mi raccomando, andate a riprendere, tra l'altro ve lo lascio qui in descrizione, quindi andate a riprendere, c'è il link, lo guardate, così fate un filotto con questo qui, va bene? Andiamo nel merito del contenuto. Quindi diritti TV o diritti audiovisivi sono fondamentalmente dei diritti legali, cioè che danno la possibilità di trasmettere eventi sportivi tramite dei mezzi audiovisivi. Quindi, come sappiamo, ci sono diversi metodi ormai, no? Non è solamente più la semplice televisione, che può essere sia in chiaro o a pagamento, ma ci sono tante piattaforme di streaming online, la pay-per-view, i dispositivi mobili o digitali, chiaramente, insomma, lo sappiamo. Si tratta quindi chiaramente di questo diritto, che può essere esclusivo o non esclusivo, di utilizzare chiaramente di trasmettere le partite di una competizione. Ora, per riassumere un po', no? Cosa sono questi diritti? Sono fondamentalmente una delle principali fonti di guadagno per quanto riguarda i club professionistici. Contribuiscono chiaramente a quella che è la visibilità globale delle squadre e quindi anche dei campionati stessi, e possono influenzare su quella che è la competitività economica di una lega. Quindi, se vogliamo capire un po' come funzionava per esempio in Italia da quando abbiamo iniziato ad avere, no, questa esplosione di trasmissioni sportive, quindi dagli anni 90 fino al 2008, le singole società fino alla metà degli anni 90, questo qui in realtà, avevano il diritto di poter vendere alle emittenti televisive proprio questi diritti di trasmissione. Ma dal 2008 ad oggi, del 2008 esattamente, viene introdotto il cosiddetto decreto legislativo 9 gennaio del 2008, il numero 9, il cosiddetto decreto Melandri, che poi è stato, diciamo, revisionato dalla riforma Lotti, e questo ha introdotto una materia totalmente differente di distribuzione di questi diritti. Ma andiamo a vedere un attimino, tanto cambiano diverse cose. La prima tra tutte è la definizione proprio del termine diritti TV, che viene diciamo cambiato, no? Quindi viene chiamato diritto audiovisivo, diritti audiovisivi vengono denominati, no? Perché? Fondamentalmente perché non è solamente un diritto di immagine, ma è anche un diritto di audio, cioè quindi se ci pensate bene, sono le cosiddette interviste pre e post partita, sono anche le immagini dai tunnel, negli spogliatoi, che poi sono state introdotte, se ricordate, anche in un periodo, no? Adesso non ricordo esattamente quando, comunque se non ricordo male forse 2013-2014, insomma, comunque posso anche ricordare male. I vantaggi, chiaramente, il vantaggio è questo, perché comunque vengono riconosciute nuove forme di vendita, no, dei diritti televisivi. In più si estende la titolarità di questi diritti alla organizzazione, no, all'organizzazione della competizione, quindi significa la stessa Serie A, ma andremo a vedere poi, perché questo, come vedete anche dall'altro lato, è uno svantaggio.
e quindi poi si includono anche quelli che sono i veri e propri eventi sportivi, riconoscendo anche un introito alle squadre ospitanti. E vengono formati per l'appunto dei pacchetti televisivi che vanno a essere poi suddivisi chiaramente per varie categorie, questo per consentire una libertà di vendita e chiaramente non una monopolizzazione per quanto riguarda proprio questi diritti televisivi, questi pacchetti, in modo che possa esserci competizione da questo punto di vista e un libero mercato. Però dall'altra parte gli svantaggi per l'appunto uno degli svantaggi per l'appunto è il fatto che questi diritti televisivi rimangono nelle mani della Lega Serie A, quindi significa che sono gli stessi club a possedere già direttamente, no? Quindi a dividerli direttamente a loro stessi, e quindi allo stesso tempo esistono dei criteri di divisione che andremo a vedere che sono totalmente errati, a mio parere, comunque poi vedremo anche perché. Poi, andando a vedere ecco, nello specifico come funziona questo meccanismo, quindi la Lega, come detto, insomma, detiene questi diritti. Questi vengono poi chiaramente messi in vendita tramite bandi, trattative dirette, insomma un certo numero di stagioni, chiaramente normalmente sono tre stagioni. Le emittenti faranno poi delle offerte e quindi li acquistano a cifre molto elevate, nello specifico come sapete Sky, DAZN, insomma Amazon sono quelle più famose, perché poi comunque possiamo includere anche Champions League eccetera, ma noi nello specifico però parliamo dei campionati. E poi i proventi vengono ridistribuiti secondo delle metodologie stabilite, secondo dei criteri stabiliti a ciascuna lega. Quindi vediamo un po' in Serie A come funziona questa suddivisione dei criteri, insomma questa suddivisione, quali criteri utilizziamo per dividere questi ricavi, questi proventi. Ho preso come analisi la stagione del 2022-2023 perché ci sono molti più dati, chiaramente più completa, e quindi andiamo a vedere un attimino insieme quello che è successo. La fonte è l'autorevolissimo Calcio e Finanza, perché chiaramente questi dati sono dati pubblici, li possiamo prendere e li dobbiamo prendere per analizzare. Quindi un primo criterio in Italia è che un 50% viene distribuito in parti uguali tra tutte le squadre. Quindi di tutto il totale un 50% viene distribuito a tutte le squadre in parti uguali. Poi andiamo, diciamo, alla prima cosa meno convincente, ovvero il 20% del restante 50% viene diviso in base al bacino di utenza, di cui un 8% in base all'audience televisiva certificata dall'Auditel e un 12% in base agli spettatori paganti. Quindi già, come potete capire, questa è una cosa un po' più controversa da questo punto di vista, perché va a favorire probabilmente, come vedremo, poche società calcistiche. E poi abbiamo un altro 30%, quindi il rimanente 30%, che è distribuito in base ai risultati sportivi. Anche qui c'è qualcosa, anzi c'è tanto di sbagliato a mio parere, perché abbiamo un 12% che è basato sul piazzamento in stagione, quindi sull'anno, un 3% di punti per la stagione in corso, il 10% si basa sui risultati conseguiti negli ultimi 5 campionati, quindi già questo è un criterio abbastanza, come dire, non equo, ma soprattutto arriviamo a quello più scandaloso, che è il 5% per il merito storico. Cos'è il merito storico? Il merito storico fondamentalmente è il riconoscimento per quanto riguarda le squadre partendo dal campionato 46-47, 1946-1947, e andando a vedere quelle che sono come dire, i risultati sportivi delle squadre dal 1946-47. Quindi potete capire che molte società, alcune probabilmente erano, non lo so, nella Serie B, Serie C, insomma quello che è, ma sono sempre favorite fondamentalmente le big del campionato, a scapito chiaramente di tutte le altre squadre, quindi c'è poca equità. E infatti, se andiamo a vedere poi come sono stati distribuiti nell'anno 2022-2023 i ricavi per un totale di 1,018 miliardi di euro, vediamo che ci sono società come Inter, Napoli, Milan, Juventus, Lazio e Roma che prendono comunque un'ingente quantità da questi diritti televisivi, anche perché sono favorite per l'appunto da questi criteri. Ma come vedete, tra
La Cremonese, che in quell'anno si classificò ultima comunque in campionato e chiaramente poi rispetto alle altre ha un bacino di utenza minore, insomma, andando a vedere i criteri che abbiamo visto prima, la Cremonese va a prendere 29,4 milioni di euro, e se andiamo a vedere la differenza con l'Inter è abbastanza importante, perché sono quasi 60 milioni e 30 milioni comunque derivanti dai diritti TV non sono molti. Ma andiamo a vedere poi come funziona nella Liga. La Liga, come l'Italia, ha scusate perché non ho trovato la stessa tabella, ma comunque dico, no, cambia poco. La Liga, come l'Italia, divide 50% in parti uguali, un 50% variabile, che significa che include risultati sportivi e il cosiddetto impianto sociale, cioè significa che come le squadre sono fondamentalmente distribuite sul territorio, insomma, quanto riescono a performare anche dal punto di vista di audience, di ticketing, insomma, va bene. Quindi come vedete abbiamo i risultati sportivi, quindi il 50% andando a suddividere poi chiaramente in 100% e 100% la restante parte. I risultati sportivi pesano per un 35% al primo anno, un 20% al secondo anno e poi un 15% del ranking degli ultimi 3 anni, che viene chiaramente moltiplicato per 3. E poi abbiamo un cosiddetto impianto sociale, che era quello che dicevo prima, ovvero un 33,3% che viene basato sul ticketing, cioè quanto le squadre riescono a vendere i biglietti, quanti biglietti vendono, e un 66,6% che è basato sull'audience vera e propria in TV. E qui abbiamo fondamentalmente un duopolio, perché comunque Real Madrid e Barcellona già hanno una buona differenza di distribuzione rispetto a quello che è l'Atletico Madrid, che è il terzo, e il Mallorca ultimo, che guadagna 44,51 milioni di euro. Andando a vedere qual era la cifra che è stata distribuita, vediamo che già c'è una differenza enorme con la Serie A, perché è 1.374 milioni, quindi ci sono 350 milioni di differenza, che è abbastanza considerevole. E già queste squadre come Real Madrid e Barcellona prendono una fetta importante di quelli che sono i diritti TV. Ora andiamo a vedere la vera e propria differenza con un campionato che noi sempre prendiamo come riferimento, ma che dovremmo prendere ancora di più come riferimento per quanto riguarda i diritti TV, i diritti audiovisivi per l'appunto. La Premier League utilizza un metodo che è molto semplice per quanto riguarda la distribuzione. Ogni tanto il complesso non è sempre la soluzione, ma la semplicità probabilmente molto spesso è la soluzione per i problemi. Infatti andiamo a vedere perché. Intanto utilizza 2 criteri, c'è un criterio di distribuzione per quanto riguarda a livello nazionale, quindi quelli che sono i ricavi nazionali vengono distribuiti tra le squadre, come abbiamo visto in precedenza, ma poi ci sono anche i ricavi internazionali, che hanno un peso molto considerevole, perché poi la Premier League ha iniziato un discorso di internazionalizzazione molto presto rispetto alle altre leghe, quindi è chiaro che ha una presenza comunque a livello mondiale molto molto importante. Quindi andiamo a vedere un attimino. Il 50% viene distribuito in parti uguali, un 25% del totale viene suddiviso in base al numero di partite in cui si viene coinvolta la stessa squadra, la singola squadra, è il cosiddetto facility fee. Quindi quante volte la squadra viene trasmessa in TV, più soldi la squadra riceverà. Il 25% invece, rimanente, viene distribuito in base alla posizione in classifica della singola squadra nell'anno. Quindi significa, ed è il cosiddetto merit fee, quindi significa che in base alla stagione in corso, o a fine stagione chiaramente, in base al piazzamento delle squadre, quindi una sorta di meritocrazia, viene riconosciuta una parte di questi diritti audiovisivi, dei ricavi di questi diritti audiovisivi. E poi abbiamo chiaramente, come ho detto, i ricavi internazionali, di cui una quota, quindi un 50% viene diviso in parti uguali e un 50% viene ancora una volta diviso in base a quella che è stata la posizione in classifica, il piazzamento in classifica. Andiamo a vedere, guardate che differenza. La Premier League ha distribuito circa 3
miliardi, 227,9 milioni di euro per quanto riguarda i diritti TV. Guardate che differenza tra Serie A e Liga. Ma soprattutto andiamo a vedere un attimino, perché il Manchester City, che è la prima squadra, ha guadagnato 206 milioni proprio da questi ricavi dai diritti TV, dai diritti audiovisivi. Ma il Southampton, che è l'ultima squadra classificata in quell'anno, ha guadagnato la bellezza di 121 milioni di euro. Quindi, se andiamo a riprendere i dati precedenti, significa che il Southampton guadagna più dell'Inter in Serie A, cioè guadagna più della prima classificata in Serie A, più della terza classificata nella Liga spagnola, quindi l'Atletico Madrid, ed è l'ultima squadra in Premier League. Ricordiamo una cosa, i ricavi chiaramente in Italia che sono distribuiti alle squadre sono al netto del paracadute, che sarebbe il premio che viene dato alle squadre retrocesse in modo da poter far fronte a quelle che sono poi chiaramente le problematiche di una retrocessione, e anche quelli che sono i sostentamenti per le lighe minori, quindi per la Serie B, per la Serie C, insomma. E quindi, come vedete, qui c'è una differenza abissale, cioè è qualcosa di incredibile. E questo è dovuto soprattutto al metodo di distribuzione e al fatto che la Premier League lavora molto in campo internazionale. E io mi ricollego, ripeto, a quello che è stato il video precedente sulla competitività, e vi voglio mostrare per l'appunto alcune note, se così possiamo dire, no? Di alcune cose ve le ho anticipate già, ma in Serie A club storici con grandi tifoserie, quindi Inter, Juve, Milan, Lazio, Napoli, Roma, insomma, ottengono una fetta più grande di questa parte dei diritti TV. Barcellona e Real Madrid continuano a prendere una quota molto più alta rispetto ad altri club, anche con la nuova legge che sta introdotta, perché anche in Spagna sta introdotta una nuova legge, ed il sistema inglese di fatto è quello più paritario, è quello che consente più crescita anche alle squadre più piccole, è quello che consente più, tra virgolette, competitività nel campionato, anche se io, ripeto, non sono molto d'accordo sul discorso della competitività, perché comunque la Serie A negli ultimi anni anche si è dimostrata competitiva, però questo discorso aiuta molto le società, perché questi sono i principali ricavi per le società, e allora bisogna aiutare le società da questo punto di vista, e non, diciamo, distruggere le medio-piccole e favorire sempre le medio-grandi, perché altrimenti non ci sarà mai una competitività omogenea nel campionato e non potremo mai assistere, per esempio in Italia, a un Leicester campione come un Bologna campione d'Italia. È molto più difficile, anche se adesso l'Atalanta per esempio sta lottando per lo scudetto, ma è più difficile. Quindi rendiamoci conto, anche perché, continuando, in Serie A ci sono ben 11 squadre che hanno incassato meno del Mallorca, che è l'ultima nella Liga. Per non parlare, ripeto, del Southampton, che è ultimo nella graduatoria in Inghilterra, ma ha incassato 121 milioni di euro, che significa un 40% in più rispetto all'incasso dell'Inter, che è la prima squadra in graduatoria cioè in graduatoria nella Serie A per questa classifica sui diritti TV. Quindi, ragazzi, di cosa stiamo parlando? Cioè, fondamentalmente è incredibile, è qualcosa su cui dobbiamo riflettere, e è qualcosa su cui chiaramente bisogna intervenire, perché la Premier League, di fatto, andando a dare le considerazioni finali, la Premier League premia equilibrio e attività globale, quindi ricavi altissimi che vanno anche ad arrivare alle squadre retrocesse, che non rimangono solamente alle top. La Liga e la Serie A invece hanno introdotto criteri di solidarietà, ma di fatto sono dei criteri che non funzionano, perché comunque la polarizzazione rimane sempre tra i top o comunque club medio-alti, mentre quelli medio-piccoli fanno molta fatica. E il tema dell'audience e del brand club, chiaramente, ovvero dell'immagine del club, è sempre molto più presente, anche per attirare chiaramente sponsor ed investimenti esteri. Quindi, per esempio, in Spagna è un tema che stanno spingendo molto, che hanno spinto molto durante gli anni. Molti club, anche quelli medio piccoli, quelli più piccoli, sono riusciti ad ottenere investimenti internazionali proprio così, cioè puntando sul loro brand a livello internazionale. La Serie A da questo punto di vista è ancora molto indietro, o meglio, ripeto, sta aprendo già qualche ufficio a livello internazionale, sta cercando di utilizzare qualche tattica di internazionalizzazione, ma siamo ancora indietro rispetto a queste realtà.
e ne paghiamo molto le conseguenze, ne pagano molto le conseguenze le squadre, ne pagano molto le conseguenze, ne paga lo stesso campionato, ne paga le conseguenze, e se riuscissimo a mettere in atto questo tipo di strategie ci sarebbe molta più sostenibilità e molta più competitività anche per le squadre medio-piccole che per sopravvivere devono fare molti sacrifici. E lo vediamo anche con le squadre, diciamo, con i top club, anche in altre nazioni, per carità, però si fa più fatica, è logico. Va bene, comunque siamo arrivati, diciamo, alla fine di questo contenuto, che mi auguro che vi sia piaciuto. Ci aggiorniamo quanto prima comunque con nuove cose. Ripeto, il prossimo contenuto probabilmente sarà sulla partita dell'Italia, però restate sintonizzati perché verranno nuovi argomenti sullo sport business, e mi raccomando, abbiate cura di voi stessi, ragionate su questo tipo di discorso, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate, perché comunque per me è importante, e vediamo un po' di parlarne. Un caro saluto ragazzi, ciao!